Bentornati raga, qui Gonzo Just Gaming. Oggi vorrei fare un giro in una location molto particolare di Last Day on Earth Survival. Tutti noi infatti almeno una volta, soprattutto quando eravamo un poco più nabastri, mentre farmavamo le nostre care risorse, ci siamo imbattuti in questa casa diroccata al centro della zona e ci siamo buttati tranquillamente. In realtà l'equipaggiamento minimo per entrare negli scantinati ricorda un po' quello della fattoria fatto in super economia, e cioè almeno una corazza T2, cioè berretto, giacca jeans, stivali, un paio di piedi di porco, una Glock di riserva, se ce l'abbiamo anche un mezzo macete qualora andassimo in difficoltà, bende e cibo a profusione. Gli zombie che beccheremo qui infatti non sono complicatissimi da uccidere, ma fanno un botto di danni, e questo dipende anche dalla versione che becchiamo. Alcune di queste infatti ci faranno affrontare gente con un sacco di HP e che fanno proprio malissimo, come giganti selvaggi, vomitatori tossici, e vogliamo davvero assicurarci di non morire. Siccome ci troviamo su zone di risorse infatti, morire significherebbe perdere tutto il loot che abbiamo addosso. Parlando di versioni, ce ne sono davvero parecchie e onestamente io non sono completamente sicuro di averle coperte tutte. Sicuramente ho mancato la versione del massiccio, in cui è obbligatorio usare una pistola sulla bombola di gas vicino a lui per farlo esplodere e morire in un colpo. Quelle che ho affrontato io sono più o meno simili, e se hai visto già il video sul Walltrick e hai affrontato già il bunker alfa con i miei consigli, non dovresti avere grandi problemi con questa zona e correre tanti rischi, anche se ci sono sempre parecchie insidie. E ne voglio approfittare per ricordarti che il Walltrick non solo ci permetterà di non prendere danni, ma anche di dividere i gruppi di zombie in modo che potremo affrontare singolarmente. Spesso mi fermo a pensare a questa zona, cercando di capirne l'importanza, visto che il loot, vabbè, di quello ne parliamo fra poco. Gli scantinati secondo me sono molto importanti perché 1. Ci permetteranno di affinare le nostre abilità di sopravvissuti. La zona è ad alto rischio ed uscirne vittoriosi significa essere un sopravvissuto più esperto. Dall'altro lato, secondo me, è molto importante ai fini della lore e del background della post-apocalisse. In alcuni di questi scantinati potremo incontrare dei sopravvissuti, alcuni di essi saranno disperati, per altri sarà già troppo tardi, ma questo ci fa capire la portata dell'infezione, come le persone si sono riuscite ad adattare e ad andare a vivere sottoterra, perché ormai la superficie era dominata dalla pandemia, e questo ci ricorda anche come il meccanismo di adattamento potrebbe ritorcersi anche contro noi esseri umani. Ed è per questo che molta di questa gente finirà per impazzire, finirà per scappare e addirittura nell'essere arrabbiati con noi per aver scoperchiato la botola. Ora qualcuno starà dicendo: Gonzo, ma stai blaterando? No, diciamo che sto cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno. Gli scantinati infatti furono introdotti molto tempo fa, quando c'era praticamente solo la zona di risorse di legna, di quercia. Potrei sbagliarmi, magari lascia un commento e fammi sapere. In questo contesto, secondo me, il fine ultimo degli scantinati al tempo era quello di dare ai sopravvissuti qualche attività in più da fare, il che sul lungo tempo però secondo me non ha funzionato molto bene, perché per molti questa zona è inutile. Il loot infatti è abbastanza comune. Per lo più potremo beccare cibo, oggetti per riciclare o risorse raffinate. Tra i pezzi di bottino raro invece potremo beccare chiavi inglesi, croccantini per il nostro cane vero amico o cibo essiccato per migliorare gli incroci dei nostri cani. Tuttavia questo loot non è assicurato, anzi è molto raro, e siccome tutto il resto possiamo farmarlo tranquillamente in tutte le altre zone di gioco senza il rischio di dover perdere dal nostro corpo, allora va da sé che gli scantinati sono rimasti un po' insipidi. A mio avviso già aumentare un po' di più i drop rate di questi oggetti più rari potrebbe aiutare a ravvivare un po' questo posto. Inoltre secondo me le zone andrebbero un po' bilanciate in modo che rispecchino meglio la difficoltà della zona. Insomma, beccare uno scantinato stradifficile sulla zona gialla è un po' inverosimile e fuorviante. Questo per dire che io spero vivamente che questi dungeon tornino a nuova vita, perché in fin dei conti sono abbastanza divertenti anche se non sono remunerativi. Ovviamente io vorrei sapere cosa ne pensi degli scantinati e cosa faresti per migliorarli, quindi lascia un commento e se ti va lascia like, è un piccolo gesto che in realtà può aiutarmi tantissimo.
Se non lo sei già, iscriviti e attiva le notifiche così non ti perderai neanche un video a tema Last Day on Earth e non. Qui con Zoggis Gaming, buona caccia!